Ciao a tutti, come potete vedere stavolta niente musica, niente synth, stavolta proverò a raccontarvi una storia. Una piccola premessa che ritengo doverosa è che tutto quello che sentirete sono semplici opinioni personali. Detto questo vi lascio al video e vi auguro una buona visione. Provate a immaginare uno stato che non è il nulla, ma il tutto non ancora accaduto. Un luogo senza spazio, dove il qui e il là sono la stessa cosa. Un tempo senza orologi, dove l'inizio e la fine siedono allo stesso tavolo. Perché un creatore, chiunque esso sia o qualunque cosa esso sia, avrebbe dovuto spezzare questo silenzio perfetto? Perché dare il via al dramma dello spazio-tempo? Forse la verità non è scritta tutta in un unico posto. Forse ne troviamo un frammento, un eco sbiadito tra le righe di un antico testo sacro, e un altro indizio, magari altrettanto misterioso, lo troviamo nascosto nel cuore gelido delle leggi della fisica. Presi da soli, sono solo sussurri, ma se proviamo a sovrapporli, questi due echi iniziano a far nascere un sospetto. Forse l'universo non è altro che un modo in cui l'infinito ha scelto di sperimentare se stesso. Un momento in cui l'eterno accetta di diventare un numero, una forma, un limite. In questo viaggio dobbiamo imparare a distinguere due pesi diversi della nostra essenza. Due termini che spesso usiamo come sinonimi, ma che a guardar bene descrivono realtà differenti, seppur interconnesse tra di loro. Sto parlando di spirito e anima. Per capire la differenza, provate ad immaginare una bottiglia di vetro. La bottiglia è il nostro corpo. È il limite fisico, la materia che ci contiene. Per gli antichi greci era il soma, il contenitore fragile che permette all'eterno di abitare il tempo. Ha una forma definita, un inizio e una fine. Lo spirito, invece, è la forma che il liquido assume una volta versato dentro a quel contenitore, dentro a quella bottiglia. È il modo in cui la nostra coscienza si adatta agli urti della vita, riempendo ogni angolo, ogni incrinatura presenti nel vetro del nostro vissuto. Gli antichi chiamavano questo soffio vitale pneuma in greco o ruach in ebraico. È il vento che mette in moto la materia, il respiro che anima il corpo. Alla fin fine, lo spirito può essere visto sia come causa che come effetto della nostra biografia. È l'insieme dei traumi, delle gioie, delle scelte e della volontà che hanno dato una piega specifica alla nostra vita. Oggi, invece, la fisica dell'informazione di Leonard Susskind ci dice la stessa cosa con parole diverse. L'informazione non può mai essere distrutta. Anche se un oggetto cade in un buco nero, la sua storia rimane codificata nel tessuto del cosmo. E lo spirito è proprio questo. È il file della nostra esistenza, l'informazione indistruttibile nel nostro passaggio nella materia. È la traccia che dice io sono stato questo. E l'anima invece? Come avrete già capito, l'anima è l'acqua stessa prima ancora di essere versata. L'anima non è un archivio di ricordi, è qualcosa di più primordiale. Nelle tradizioni orientali, come nelle Upanishad, l'anima è l'Atman, è la scintilla individuale che è identica alla sorgente universale. In termini scientifici potremmo immaginarla come un vettore quantico. Nella meccanica quantistica, un vettore di stato contiene in sé tutte le possibilità simultaneamente. Di fatto è pura potenza che non ha ancora scelto una forma. È quella parte di noi che non appartiene del tutto a questo mondo limitato. È una frequenza pura, un campo di potenziale infinito che ci tiene legati all'intento originario di un creatore. Mentre lo spirito dice «Io sono questa storia», l'anima sussurra «Io sono l'infinito che la permette».
è il legame invisibile con una sorgente che non possiamo percepire con i sensi, perché i nostri sensi, per loro natura, sono stati progettati per misurare i confini della bottiglia, per capire il limite. Ma l'anima è fatta della stessa sostanza dell'onda, non della sponda. È l'Eterno che accetta, per un istante, di farsi chiamare per nome. Forse non dovremmo vederci come entità isolate. Potremmo essere estensioni locali di quello che la scienza chiama campo di punto zero. Già all'inizio del Novecento, fisici come Max Planck e in seguito Werner Heisenberg intuirono che il vuoto non è mai realmente vuoto. Anche allo zero assoluto, ossia meno 273,15 gradi Celsius, lo stato fondamentale in cui l'energia termica è minima e il movimento delle particelle si ferma quasi del tutto, rimane un'energia residua, una vibrazione di fondo che pervade tutto. Mi chiedo a questo punto, e se la nostra anima fosse proprio una specie di vibrazione specifica di questo campo universale? Magari potrebbe esserne una specie di riflesso, un'onda che è un'espressione individuale dell'oceano, pur rimanendo, nella sua essenza, oceano. Forse perché siamo parte di un equilibrio delicatissimo tra due forze opposte. Da un lato c'è quello che io chiamo la spinta dell'architetto della varianza. È il desiderio di complessità, di crescita, di vita che fiorisce in miliardi di forme imprevedibili. Dall'altro lato agisce una forza implacabile che la fisica definisce con la seconda legge della termodinamica, teorizzata da scienziati come Rudolf Clausius e Ludwig Boltzmann. Sto parlando dell'entropia. Boltzmann descriveva l'entropia come la tendenza naturale verso lo stato più probabile, ossia l'equilibrio. In questo racconto io la chiamo la forza risolutiva. È una forza che sembra voler semplificare tutto, non cerca il caos disordinato, ma la configurazione immutabile, uno stato dove ogni differenza di calore, di energia e di informazione viene annullata. Un silenzio perfetto, dove tutto è uguale e finalmente immobile. E noi dove siamo in questo disegno? Noi potremmo vederci allora come il fronte di questa battaglia invisibile. Ogni nostra scelta, per quanto insignificante su scala macroscopica, e ogni nostra esperienza potrebbero essere il modo in cui collassiamo l'infinito dell'anima in una singola realtà concreta. Saremmo noi forse la resistenza dell'architetto contro la forza risolutiva? Piccole sacche di ordine che provano a restare uniche in un cosmo che tende inevitabilmente a livellare tutto? A questo punto viene da chiedersi: e se esistessimo proprio perché qualcuno o qualcosa avesse il desiderio di sperimentare il limite? Di vedere cosa succede quando la scintilla infinita accetta la sfida della fragilità? È possibile che la nostra vita sia un atto di ribellione poetica contro la quiete assoluta dell'universo? O siamo solo una fase passeggera prima che tutto torni al silenzio? Se spingiamo lo sguardo verso un futuro quasi incalcolabile, miliardi di anni dopo la fine della nostra stella, ci imbattiamo in quello che la fisica definisce con un termine gelido: morte termica. Non immaginatevi un cataclisma, un'esplosione, qualcosa di tragico. È piuttosto una lenta, inesorabile dissolvenza. È il momento in cui l'universo raggiunge la sua massima entropia,
quel punto di equilibrio totale in cui l'energia è così uniformemente distribuita che non può più accadere nulla, nessun scambio, nessun calore, nessun movimento. Pensandoci e ripensandoci mi ha fatto riflettere il fatto che in questo stato la parola individualità perda ogni significato. Tutto diventa uguale, non esiste più un qui o un là, non c'è più un io separato da un tu. È come se l'intera sinfonia della creazione si risolvesse in un'unica infinita nota, tenuta fissa, che si assottiglia sempre più fino a diventare silenzio. A prima vista sembra la descrizione di un cimitero cosmico, è vero. Eppure c'è un paradosso che pian piano si è insinuato nella mia mente e mi ha lasciato senza fiato alla fine. Questa fine del mondo, nella sua assoluta immobilità, assomiglia a una perfezione gelida, purissima, uno stato che non ha più bisogno di nulla. E a questo punto mi chiedo se non stiamo guardando la cosa dalla prospettiva sbagliata o sotto una luce non funzionale a quello che stiamo guardando. Perché se chiudiamo i libri di fisica per un istante e proviamo ad ascoltare invece gli echi dell'antica sapienza orientale, quello che chiamiamo fine inizia a rivelare un segreto scioccante. E forse quello che la scienza vede come un termine ultimo, per lo spirito ha un nome completamente diverso. Esiste un testo antico, il Bardo Todol, che molti conoscono come il libro tibetano dei morti. Nonostante il nome possa sembrare cupo, per chi lo ha scritto non era un libro di fine, ma una guida per il viaggio più importante di tutti. Il testo descrive ciò che accadrebbe alla coscienza subito dopo la morte. E quello che è singolare è che la prima cosa che l'anima incontrerebbe non è un giudizio o un tunnel, ma la luce chiara. Questa luce abbagliante da cui non ci si può nascondere viene descritta come uno stato di unità assoluta, una sorgente di pace e potenza dove non c'è più divisione. È a tutti gli effetti il ritorno a casa. Non lo nego. Mi ha fatto venire i brividi realizzare che la massima entropia della fisica e questa luce chiara dello spirito descrivono, sebbene con linguaggi diversi, cose molto simili tra loro. Uno stato dove tutto è uno, dove non ci sono più confini. Ma qui, secondo il libro tibetano dei morti, accade qualcosa di molto umano e allo stesso tempo molto cosmico. Secondo queste tradizioni, noi, davanti a quella luce accecante, proviamo paura. Abbiamo paura di perdere la nostra forma, abbiamo paura che quel liquido di cui parlavamo all'inizio, una volta uscito dalla bottiglia, si perda nell'oceano e smetta semplicemente di essere noi. Abbiamo paura che il nostro spirito, quel file fatto di ricordi, nomi e vissuto, venga cancellato dalla perfezione della luce. E così, sintetizzando molto il concetto, perché magari vi invito a guardarvi altri video sull'argomento che sono senz'altro molto più esaustivi, noi spinti da questo timore che proviamo, facciamo una scelta. Rifugiamo la luce. Cerchiamo di nuovo l'ombra, il limite, la distinzione. E quindi ci rincarniamo, o se preferite la chiave scientifica, cerchiamo di creare di nuovo una piccola sacca di caos, di bassa entropia, di vita. Invece di restare nell'unità perfetta, preferiamo tornare a giocare nel giardino delle forme, del dolore e della bellezza. Preferiamo essere una nota stonata e unica piuttosto che parte di un silenzio perfetto.
Se guardiamo le cose da questa prospettiva, l'universo non sta morendo, non sta finendo. Sta solo cercando, con una nostalgia infinita, di tornare alla sorgente. E noi in tutto ciò? Noi sul nostro piccolo pianeta che gira intorno alla sua stella? Secondo me noi siamo quella scintilla che decide di restare fuori a giocare ancora un po'. Come quando siamo bambini e la cena è pronta d'estate e non vogliamo tornare a casa. E quindi al richiamo noi rispondiamo ancora 5 minuti, provando a scappare ancora un po'. Forse è proprio l'uno che vuole continuare a scappare da se stesso, dal ritorno a se stesso, forse per poter semplicemente raccontare una storia. E proprio in questa breve storia che vi ho appena raccontato, siamo partiti da una bottiglia di vetro e siamo finiti ai confini dello spazio e del tempo. In questo percorso, quello che mi ha colpito di più non è stata la complessità delle leggi fisiche, ma la loro incredibile risonanza con ciò che, secondo me, l'uomo sente nel profondo da millenni. Se la vita fosse davvero questa ribellione temporanea contro l'equilibrio, se fossimo davvero delle scintille che scappano per continuare a raccontare una storia, a viverla, allora forse dovremmo rivedere la nostra idea di creatore. Forse non è un giudice lontano che osserva distaccato, ma lo vedo più come un artista che sta sperimentando se stesso attraverso i nostri occhi. Forse il creatore non sta aspettando la fine del gioco, ma è semplicemente il gioco stesso. Spesso, osservando il cielo notturno e perdendosi in esso, ci sentiamo piccoli, insignificanti, di fronte all'immensità del cosmo. Ma la scienza stessa ci dice che ciò che vediamo, la materia, le stelle, i nostri corpi, è solo una frazione minuscola della realtà. Il resto è, anche per definizione, un qualcosa di oscuro, qualcosa che sappiamo esserci, ma che non siamo in grado di misurare. Un campo di energie invisibili che però tiene insieme tutto. E a me questo dà speranza. Mi suggerisce in qualche modo che esiste davvero qualcos'altro, un codice sottostante che non percepiamo direttamente, ma di cui facciamo parte. Mi piace pensare che non siamo qui per caso, ma per una scelta. La scelta di provare il brivido della forma, del limite e della diversità, prima di tornare a quel silenzio perfetto che ci aspetta tutti. Forse sono solo suggestioni di un musicista che ama perdersi tra i sintetizzatori e le stelle. Ma a questo punto vorrei sapere cosa ne pensate voi. Sentite una specie di risonanza tra l'infinito che scrutate ogni sera guardando le stelle e la profondità dentro di voi? E se la fine di tutto fosse davvero quell'uguaglianza assoluta, quella luce accecante, avrebbe senso prepararsi per non averne paura? O il bello di questo incredibile viaggio è proprio continuare a scappare, a sbagliare, pur di non smettere mai di giocare? Scrivetelo nei commenti se vi va. Di sicuro a me piacerebbe davvero confrontarmi con le vostre idee, con le vostre visioni, perché in fondo credo che in questo spazio infinito siamo tutti sulla stessa frequenza.